Ciao raga, benvenuti nel mio primo video su YouTube. Nel video di oggi andremo a restaurare gli interni di una Mercedes SLK del 99. Questo è un video che mi avete richiesto in parecchi in seguito a un post che avevo fatto su Facebook che aveva suscitato abbastanza interesse. Ci è voluto un po' per il montaggio, ci è voluto un po' di tempo per la realizzazione del progetto in sé, però finalmente ci siamo, quindi procediamo subito con lo smontaggio del cielo, perché come vedete si è un po' scollato col passare degli anni, e con lo smontaggio totale di plastiche, cruscotto e console centrale, in quanto col passare degli anni la vernice si è rovinata, ci sono graffi e diverse macchie che sono molto antiestetiche. Fortunatamente i sedili sono ancora in buonissimo stato, quindi non verranno coinvolti nel restauro, semplicemente passeremo sulla pelle dei sedili un prodotto per pulirli e ravvivare la pelle stessa. Le viti che dobbiamo andare a svitare per prime sono quelle sotto alle plastiche del volante, compresa questa. Questa parte del contachilometri è fissata con delle clip a incastro. La console centrale ha due viti nascoste sotto questa parte di moquette, basta sollevarla facendo leva con un cacciavite. Questa parte, in simil fibra di carbonio, è a incastro, quindi anche qui ci sono delle clip, basta far leva con una levetta di plastica. Sotto questa parte ovviamente ci sono altre viti che vanno svitate. Abbiamo due viti dietro la radio, delle viti esattamente qui, non si vedono molto dal video, ma qui dove ci sono le grigliette di aerazione ci sono delle viti nascoste. Abbiamo due viti esattamente qui, ai lati del cassettino, altre viti, e ho già ripetuto la parola viti 100 volte, le troviamo esattamente qui. Queste qui con questi piccoli tamponcini non è necessario smontarle, ci sono queste, qui ce n'è un'altra. E qui sotto ce ne sono altre 3 o 4. Per incollare i due strati del cielo che si sono scollati utilizziamo questa colla spray che noi andiamo ad applicare su entrambi gli strati del cielo. Le lasciamo qualche minuto per far sì che agisca, dopodiché le andiamo a reincollare. Ok raga, siamo arrivati alla fase un po' più complessa del nostro restauro, ossia quello della riverniciatura delle plastiche interne. Questa fase richiede qualche piccola accortezza, quindi attenzione ai tempi di asciugatura, attenzione al numero di mani che andremo a passare di vernice sulle nostre plastiche e soprattutto attenzione al tempo in cui lasciamo il primo prodotto che andiamo a stendere sulle plastiche con un pennello, che è lo sverniciatore. Questo qui è un prodotto chimico che va a sciogliere la vernice, lo strato di vernice, in questo caso rossa, che abbiamo sulla macchina, e dato che è
abbastanza aggressivo come prodotto, non dobbiamo lasciarlo agire per più di 30-40 secondi, se no rischia di andare a corrodere le plastiche della nostra macchina. Sicuramente esiste in commercio un qualcosa di meno aggressivo, di un po' meno potente. Io avevo questo in casa, sapevo che se l'avessi lasciato poco non sarebbe successo assolutamente niente, quindi l'ho usato lo stesso. Per rimuovere la vernice che si è tolta con lo sverniciatore vi consiglio una spatolina di plastica come questa. È molto comoda perché se utilizzassimo per esempio spatole del genere andremo a graffiare la plastica. Per i prossimi passaggi abbiamo bisogno di 3 bombolette spray diverse, ossia il primer, che è quello che andiamo a dare sulla plastica dopo averla sgrassata bene con un semplice sgrassatore dopo aver rimosso la vernice vecchia, e con questo andremo a dare 2 mani. Poi abbiamo la vernice rossa, potete farvela fare in colorificio portando un campione. Io avevo portato un pezzo di vernice che si era staccato. Con questa faremo 2 o 3 mani. Dopodiché abbiamo bisogno di una vernice spray trasparente satinata, opaca, per dargli la finitura, e con questo andremo a dargli 2 o 3 mani in modo da essere sicuri che anche eventualmente sfregandoci sopra, prendendo dentro la plastica, la vernice non salta via. Perfetto raga, finalmente abbiamo finito di verniciare le plastiche. Nelle immagini che state vedendo adesso le vedete ancora leggermente lucide, ma è per il semplice fatto che la vernice trasparente opaca non si è ancora asciugata del tutto, quindi non si vede ancora la finitura. Adesso andrò a rimontare tutte le plastiche sulla nostra macchina. Ovviamente non farò il video perché tanto è esattamente il procedimento inverso dello smontaggio. Dopodiché andremo ad aspirare tutto lo sporco con l'aspirapolvere su tappetini e moquette e andremo a passare il prodotto apposito per la pulizia della pelle sui sedili della nostra macchina. Perfetto raga, i lavori alla nostra SLK sono finiti e sono un sacco contento del risultato finale. Io spero che questo video possa tornare utile a chiunque si voglia cimentare nel restauro della propria SLK. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché questo è solo il primo di una lunga serie di video che arriveranno sul mio canale appunto. Lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!